Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera. È obbligo di riscatto del 3 luglio del 2025. Buon giovedì a tutti qui dalla radio. Beatrice Sarti, ciao Bea, Ciao a tutti, buongiorno. come va? Tutto bene, tutto bene. Oggi sostituisco Harry, so che è un compito molto difficile, obbligo di riscatto, ma ci provo. Ma assolutamente, basta insomma che non ci sia la cosa migliora, ma noi dobbiamo parlare di tante cose oggi, partendo però in ordine cronologico da quello che è successo nella serata di ieri, ovvero l'arrivo a Milano di Samuele Ricci. Molto tardi. Sì, era praticamente già oggi, Sì, sì. era già poco oltre la mezzanotte e quindi è arrivato a Milano. Questa mattina già in corso le visite mediche, ve le facciamo vedere, no, ovviamente non le visite, ma il suo arrivo, dopodiché come al solito idoneità eccetera eccetera la seguiremo durante la giornata. Facciamo vedere l'arrivo alla clinica La Madonnina, poi parliamo di lui, parliamo di Ashari, dell'offerta del Milan, di cosa sta rispondendo il Bruges e ovviamente parliamo anche della maglia, perché è uscita Sì. ufficialmente la maglia e di qualche giocatore che quella maglia probabilmente non la indosserà. E quindi prima di tutto visite mediche di Ricci. E questo era l'arrivo di Ricci appunto per le visite mediche, mentre stiamo registrando, mentre state guardando il video, è in corso appunto la prima parte della clinica La Madonnina, affare da 25 milioni complessivi di bonus, insomma un buon affare Sì, per sì, il sì. Milan assolutamente, ben vestito, questo è già un Sì. passo avanti. Beh, Ah, a scherzi a me parte. fa sempre ridere che questa cosa nel 2025 faccia notizia, Sì, perché anni era per fa, ridere. no, ma infatti però è vero, cioè anni fa faceva notizia al contrario, adesso fa notizia quando cosa aveva, un paio di pantaloncini neri o jeans Pantaloni scuro, blu e polo bianca. polo bianca, cioè Bravo. rarità. Sì, esattamente. Va bene, lo lasciamo fare le visite mediche, lo ritroveremo tra poco sui social all'idoneità sportiva e poi in sede per la firma. Chi in questo momento ancora non ha firmato è Ardon Yajari, anche perché abbiamo ancora bisogno del sì del Bruges. Vedremo Veramente. se potrà indossare, adesso ne parliamo della trattativa Yajari, la seconda maglia del Milan che vi mostriamo intanto. È uscito poco fa ufficialmente la seconda maglia del Milan, la classica bianca, in questo caso con questi dettagli rossi e neri intorno alle spalle e sottobraccio, Sì, con il diavoletto, quindi non lo stemma del Milan, ma il diavolo che torna, eccolo qui, è in eh, rilievo. in rilievo, esattamente come il stemma della Puma anche sulle spalle, cioè se non ricordo male. Faccio anche vedere qualche immagine di Chris Pulisic che la indossa. E poi, insomma, una foto di gruppo appassionatamente con Gabbia, Pavlovic e anche Santiago Jimenez. Onestamente la ragazza del femminile non Sfugge. so chi sia. Detto questo, insomma, se volete fare un commento anche sulla maglia, c'è la possibilità di farlo qui sotto nei Esatto. commenti, un voto. Faccio le veci di Enrico Boiani, scriveteci nei commenti se la nuova maglia vi piace. A te, Bea? Allora, ci sono dei dettagli che mi piacciono molto, cioè il diavoletto in rilievo mi piace molto, e anche, vabbè, il bianco classico a me piace sempre come maglia. I dettagli sotto braccio non mi fanno impazzire, però Ok. ho visto molto di peggio in questi anni, quindi proprio molto di peggio. Però il diavoletto in rilievo molto carino. Tanto, come al solito, è un puro gusto personale, ci saranno Certo, nei commenti, oddio la compro domani, oddio non la voglio vedere neanche dipinta. E esatto. quindi va bene. Fortunatamente c'è
ci sono ancora i gusti personali nella vita e ognuno è libero di avere i propri. Assolutamente. L'importante sarà chi è dentro quella maglietta, chi la indossa. Parliamo appunto di Ardon Yajari. Allora, il Milan è arrivato a questa fatidica offerta da 32 più bonus, 32 più 5, siamo arrivati intorno ai 37 complessivi. Ora, il Bruges ancora sì non l'ha detto, anche perché si aspettava di ricevere un'offerta da 35 più 5 di bonus. Ora, come ci ha detto qualcuno ieri giustamente in chat, inizia veramente a somigliare non tanto a una trattativa, ma quanto a entro un negozio, chiedo il prezzo al commesso, quant'è? 35. Fin quando metti 35 da quel negozio con quell'affare non esci, con quella maglietta non esci, con quelle scarpe non esci. E in questo caso il Bruges sta trattando la situazione proprio così, nel senso non c'è una vera e propria trattativa. Vuole 35 e si aspetta 35. Fin quando non arriva a 35, per ora sì, non lo dice neanche a 32. Quindi il rischio è che ci si debba ancora riaggiornare e capire se il Milan dice no, va bene, ragazzi, noi abbiamo fatto 32 più 5 più 6, quello che sono, e siamo qui. Se voi volete trattare e venirci incontro, poi magari la riconsideriamo. Ma 35 più 5 non è più nemmeno una Ma trattativa. sai, però bisogna capire, io credo che lo snodo principale sia capire quali di questi bonus siano facili, tra virgolette, no? L'abbiamo visto con la trattativa di Reinders, alcuni erano facili, alcuni erano più difficili. Se loro vogliono 35 di base fissa più 5 per arrivare intorno ai 40, bisogna capire di quei 32 fissi più bonus, quali bonus facciano, diciamo, avvicinare la cifra a 37-38, perché loro non ti regalano niente. L'abbiamo vissuto sulla nostra pelle con De Ketelare e l'abbiamo ben capito, no? Anche in questa trattativa mi sembra di rivivere le stesse cose. È chiaro che se il Milan ha offerto 32 più 5, di cui 3,5-4 sono di bonus facili, Bruges dovrebbe accettare. È da capire questo, credo, Siccome il perché Bruges finora non l'ha fatto, Bea, temo che sì, non sia una cifra loro conforme, purtroppo. bisognerà ancora restare a trattare e quindi capiremo se il Milan appunto vorrà alzare la base fissa, magari migliorare i bonus facili, provare ad andare incontro al Bruges, oppure a questo punto magari dire anche no, anche basta, questa è la mia Per me offerta. con loro non tratti, cioè con loro devi offrire quello che vogliono, altrimenti si tengono il giocatore. Poi mi sembra anche di rivivere le stesse cose perché inizia ora il loro ritiro, poi ci saranno le amichevoli, ti ricordi che anche De Ketelare non gioca l'amichevole, cioè sono proprio le stesse cose, cioè, Con l'Ajax, non so quanto con loro frutti il fatto che il giocatore spinga perché Yashari credo che il suo lo stia facendo, quindi bisogna capire se loro per la prima volta con noi scenderanno di 2 milioncini, poi sembra che parliamo di maccheroni, ma sono 2 milioni, oppure con loro devi offrire quello che vogliono. insomma, in realtà Ardon Yajari domani è atteso in ritiro e avrebbe, lui no, ma la squadra ha anche un amichevole da giocare a Glasgow, quindi insomma, lui ovviamente essendo reduce dall'impegno della nazionale di inizio giugno ha avuto qualche giorno in più di vacanza e quindi non parteciperà all'amichevole, però è atteso in ritiro e per ora non ci sono nemmeno segnali che questo ritiro gli venga esentato, quindi si dovrà presentare. Se la trattativa entro l'inizio del weekend, entro venerdì e sabato non si sblocca, lui probabilmente dovrà andare, come è giusto anche che sia in pratica per regola, a presentarsi al ritiro del Bruges. Questo non è che ovviamente fa crollare la situazione, No, no. quello no. È una questione economica, come abbiamo sempre detto. Noi siamo partiti da 25 più 5, passettino, 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 siamo arrivati a 32 più 5, abbiamo alzato di 7 milioni rispetto a quello che era all'inizio la base fissa, però per ora probabilmente ancora non basta, altrimenti il Bruges probabilmente avrebbe già accettato, visto che l'offerta ormai è lì sul piatto da quasi 2 giorni. No, ma è questo il punto, no? Che comunque tu sei partito da una cifra per loro bassa, hai alzato in maniera vistosa, perché comunque arrivare a 32, cioè, segni di un loro apprezzamento,
apprezzamento che tu comunque hai fatto gli sforzi, no. Per questo ti dico, con De Ketelare era quella cifra e più o meno è stata quella cifra, bonus più, bonus meno, quindi Beh, da hanno capire se questo questa modo di volta cambia. trattare. Può piacere o non Che non è trattare, è no, chiedere, esatto. punto. E fare il prezzo e aspettare che arrivi, perché poi alla fine in effetti trattare non è. Però capiremo se per caso comunque si riesce a trovare una base d'accordo, magari a metà strada a questo punto, tra i 32 più 5 del Milan e i 35 più 5 chiesti dal Bruges, magari ci si trova a metà strada, la Magari speranza è quella. 35 punto, senza bonus. So, Sarebbe anche bello magari riuscire a presentarsi con lo stesso giocatore, se non lunedì per l'inizio del raduno, poco ci manca, insomma, ecco, per Sì. dare anche ad Allegri stesso la possibilità di avere un centrocampo con Fofana, con Ricci, che oggi sta facendo le visite, e con Yajari già a disposizione. Quindi avere più o meno il centrocampo titolare, o quasi, già a disposizione, con Loftus che è già dei nostri, con Modric che vabbè arriverà quando finirà il mondiale per club del Real Madrid e dopo le sue giustamente meritate vacanze, e poi capire cosa dobbiamo fare perché c'è tutto il resto del mercato e mancano esattamente oggi 60 giorni alla fine del calciomercato estivo 2025. Chi non ci sarà invece al raduno di lunedì, Bea, notizia Sì. di Luca Bianchini di Gazzetta, e siccome è uscito, diciamo così, dritto per dritto, mi sembra anche strano che non possa essere vero, quindi la prendiamo per buona, anche se non abbiamo conferme in merito, ma insomma la dobbiamo prendere giustamente per buona. Non ci sarà né Davis Vasquez né Yassine Adli, che è stato esentato, diciamo così, dal raduno del 7 e spostato a quello di Milan Futuro del 14. Ora, scelta forte, anche perché sono due Molto scelte forte. per due giocatori che peraltro hanno, diciamo così, dimostrato anche una discreta stagione l'anno scorso, rispetto anche magari ad altri prestiti, avevano dimostrato comunque di essere in buona, e quindi a questo punto mi pare anche evidente che non siano propriamente nel progetto, quindi mi pare anche evidente che sia quasi un invito a trovare altra destinazione. Insomma, se vieni spostato nella squadra B è come dire non fai parte di questo gruppo. Così come magari non è accaduto ad altri, perché tanti altri giocatori del Milan che sono magari in uscita e pensiamo possano essere in uscita, da Benasser a Pobega a Ciukwese a Okafor. Vabbè, però Ciukwese non è in uscita come Benasser, cioè non sono sullo stesso livello. No, appunto, E come però Adli. rientrano appunto nel novero di questi giocatori. Però se tu sposti un giocatore in squadra B, pensare che arrivi qualcuno con dei soldi importanti, comunque decenti, adesso a prendertelo non so, però avranno avuto le loro Faccio motivazioni. fatica a commentare questa cosa perché cioè in questo momento storico queste cose qui sono viste, cioè, ognuno ha la sua idea, quindi non so cosa dirti. Faccio veramente fatica a commentare perché non la capisco. Cioè capisco che non si creda più in Yassine Adli, però come giustamente hai detto tu, cioè se metti un giocatore nella squadra B, non so, se ci saranno squadre interessate, cioè glielo regali. O parte in prestito, adesso non ricordo quant'è il contratto ancora di Yasin, però insomma, sì, è una situazione da tenere d'occhio. Beh, siamo arrivati praticamente in chiusura, dobbiamo semplicemente aspettare che si riallaccino i rapporti un'altra volta per l'ennesima volta con il Bruges e vedere Chissà se se ci si sarà riuscirà a l'ultima trovare un punto di volta. incontro. Chissà se sarà l'ultima volta che tratteremo un giocatore con il Bruges. Lo Chissà. spero, perché in squadre professionistiche in Europa ce ne sono tantissimi, giocatori pure. Bea, grazie. Grazie a voi, a dopo.